Ciao, benvenuti sul mio canale. In questo tutorial realizzeremo insieme questo motivo che ci permette di realizzare col nodo barretta quadratini di colori differenti. Vediamo insieme. Per iniziare la lavorazione ci serviranno 8 corde di 4 colori differenti, ciascuna lunga circa 1 metro, 1,10 m. Le agganciamo a questo supporto per avere una partenza per poter lavorare, dopodiché andremo a tagliare e fare le frange. Prendo quindi la mia corda, la piego a metà con un nodo bocca di lupo, la vado ad agganciare al mio supporto, quindi la faccio passare attorno e all'interno dell'aso la inserisco all'estremità e tiro. Agganciate quindi tutte le mie 8 corde, inizio a lavorare utilizzando il nodo barretta. Ora ve lo mostrerò le prime volte più lentamente, poi vi lascio il tutorial dedicato. In questo caso comunque questo video è dedicato al partner. Prendo le 2 corde centrali, quindi saranno questa corda gialla e questa corda verde, che sono esattamente di quelle a metà. Le intreccio e la corda gialla passa attorno alla corda verde una volta e nuovamente attorno alla corda verde una seconda volta. Questo per andare a bloccare il mio primo nodo barretta. Sarà circa un dito, poco più, 2 dita dal supporto, che sarà poi la possibilità di fare le frange. Faccio altrettanto con gli altri fili gialli, perciò girano attorno e vanno ad avvicinare a quello giallo precedente e li faccio avvicinare pian piano andando a fare una struttura del genere, come se fosse un angolo poi di 90 gradi che andrà a creare la punta del mio sottobicchiere o comunque di questo motivo che andiamo a fare. Faccio altrettanto con la terza. E la quarta. In questo modo, una volta che ho finito con le corde gialle, mi fermo e non proseguo con le corde rosa. Continuo in questo modo con le altre 3 corde verdi, in modo tale quindi da andare a creare una sorta di quadratino. Perciò questa è l'altra mia corda verde, prendo nuovamente nello stesso ordine le corde gialle e proseguo. Quindi prendo questa qua, proseguo per tutta la riga. Vedete, queste estremità andranno più o meno a coincidere con la diagonale. Faccio altrettanto con queste altre 2 corde verdi. Ora proseguo utilizzando questi rosa come portanodi e questi fili verdi come annodatori. Quindi questo è il mio portanodi. Vado a fare un primo nodo barretta col filo verde e mi vado a posizionare a questa altezza del giallo e lo rifaccio. Proseguo così per tutta la riga, quindi utilizzo il secondo, il terzo e il quarto filo. Vedete, ha la stessa lunghezza di questo qua. Proseguo nello stesso modo, quindi questo sarà il portanodi e con questo vado a fare gli altri nodi col verde. Ho fatto. Proseguo nello stesso modo con queste altre corde rosa. Conclusa questa parte verde, comparirà quindi come un altro quadratino uguale. E adesso invece vado a fare con l'azzurro. Quindi il giallo è il mio portanodi e con l'azzurro vado a fare gli altri nodi. Quindi 1, e proseguo.
Fatto questo, proseguo altrettanto con questi fili. Vado sempre un po' in diagonale per mantenere quindi questo andamento. Una volta che ho finito con la parte azzurra, vado a fare l'ultima parte rosa, in cui questi azzurri saranno i portanodi e questi rosa gli annodatori. Quindi inverto sempre, per questo motivo i fili che prima erano portanodi diventano annodatori e viceversa. E proseguo nello stesso modo. Con lo stesso meccanismo, quindi prendo il secondo azzurro e proseguo. E faccio altrettanto con questi altri due fili. Ecco così l'effetto finale. Possiamo ora tagliare con delle forbici le frange se lo vogliamo rendere un sottobicchiere, oppure se farà parte di un disegno di un arazzo, possiamo anche lasciarlo così. Grazie per aver visto questo tutorial e sul canale trovate tanti altri video. Ciao!